Benvenuti all'episodio 3. Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti a questo terzo episodio. Se non avete visto i primi due andateveli a vedere in descrizione, oppure potete guardare di qua sulla i, ve li lascio lì. Ma non perdiamo tempo e andiamo direttamente al succo della questione: come trovare uno spot. Che cos'è uno spot? È un posto dove ci si allena, quindi come trovare nella propria città un posto dove allenarsi. Come li trovi? Dunque partiamo dal presupposto che dovete guardare un sacco di video di parkour per farvi un'idea. Soprattutto all'inizio non sapete bene che cosa cercare, quindi la cosa più importante da fare è trarre ispirazione guardando un sacco di... Io mi ostino a cercare di registrare all'aperto, perché mi pare un'idea intelligente, più bello di casa mia, insomma, stare fuori, no? Sì, guarda là. Quindi stavo dicendo che la prima cosa da fare è guardare un sacco di video di parkour, appassionarsi proprio a guardare appunto più video possibili di più praticanti possibili, perché così facendo, oltre a trovare degli stimoli su anche come muovervi o come interpretare lo spazio che avete a disposizione, trovate anche degli stimoli e degli spunti su quali siano gli spazi della città o dell'ambiente dove vi trovate più interessanti per poter costruire qualcosa sopra come un allenamento o comunque per utilizzarli per divertirsi un po'. A riguardo in descrizione vi lascerò una serie di link di una serie di video dove sono stati raccolti i migliori parkour spot del mondo. Ovviamente sono la crème della crème, sono i più belli in assoluto, quindi non dovete per forza prenderli come punti di riferimento, ma di sicuro trarre ispirazione. Ricordatevi sempre una regola: più complessità architettonica c'è in un ambiente, meglio è per noi, perché abbiamo più possibilità di creare movimenti e di divertirci sopra. Comunque, passando all'atto pratico, fortunatamente dovrete sviluppare per forza del fiato, e quindi prima di iniziare veramente a muovervi, a saltare nella città, nell'ambiente in cui siete, potete spendere del tempo a allenare la corsa, quindi riuscire a sviluppare un po' più di fiato e un po' più di capacità di spostamento, perché vi serviranno moltissimo poi. Ma quello che potete fare conseguenzialmente ad allenare la corsa è anche allenare la vista, l'occhio, quello che vedete attorno a voi. Quindi uscite dai percorsi canonici che avete nella vostra città per andare a correre e iniziate a provare a correre per la città, andando un po' a caso, provando a esplorare, provando anche a perdervi volendo. Però nel mentre che correte, oltre a stare attenti a dove andate, ovviamente guardatevi attorno, cercate di farvi ispirare o di vedere se c'è qualcosa di interessante. Se credete che ci sia qualcosa di interessante, fate una bella foto. Quando tornate a casa poi riguardate le foto e con calma provate a pensare se vi viene in mente qualche cosa da fare, qualcosa che vi suggerisce l'istinto, qualche salto, qualche movimento, qualunque cosa. Se almeno uno dei posti che avete trovato vi stimola qualcosa, vi fa venire voglia di muovervi all'interno, è il vostro posto. È il posto dove iniziare sicuramente, dove iniziare a fare i primi movimenti, fare i primi test e fare i primi salti. Ricordatevi sempre comunque che all'inizio vi basterà un marciapiede o vi basteranno delle scale. Diventerete super amici delle scale perché sono dappertutto, le potete trovare molto facilmente e possono sviluppare un sacco di movimenti che a livello base sono molto utili senza nessun tipo di pericolo, perché sono alti così. Ricordatevi, marciapiedi e scale, il minimo indispensabile per fare un allenamento di parkour, e quelli sono dappertutto, quindi intanto che vedete un marciapiede potete allenarvi. Poi rendetevi conto che nel tempo, quando diventerete più esperti, sappiate che la curva della necessità dello spot diminuisce, perché sarete più esperti, appunto saprete sfruttare al meglio ogni centimetro della città, sarete in grado di essere molto più creativi con meno. Anzi, meno avete, più stimolerete la creatività. In linea di massima comunque, parchi pubblici, discese per disabili, ci sono i parcheggi pubblici, ci sono le panchine, ci sono le fontane, le scalinate, i sottopassaggi, i sassi, i coriandoli. Sono molto stimolanti soprattutto all'inizio, perché hanno un sacco di cose da fare in poco spazio. Ce ne sono veramente di tutti i colori, se riuscite ad avere un attimo l'occhio. Sicuro che trovate qualcosa. Per non parlare degli alberi. Insomma, per iniziare vi basta veramente poco e troverete sicuramente qualcosa in ogni città in cui voi abitiate. Io personalmente non ho mai avuto problemi a trovare qualcosa da fare in ogni posto dove sono andato. Da lì poi a aver bisogno di un posto completo è un altro discorso, e sono d'accordo che non è facile da trovare. Per
esempio a Londra è pieno di spot, è pieno di angoli dove ci si può allenare e fare le cose più disparate rispetto ad altre città, altre culture come la nostra in Italia, dove architettonicamente siamo un po' più sterili, lo ammetto, o comunque sono situazioni storiche che non si possono utilizzare ovviamente, quindi c'è un grado di difficoltà in più magari, ma per iniziare quello che troverete sarà assolutamente sufficiente. Una cosa importantissima che voglio dire: proprietà private, monumenti e zone storiche non vanno toccate ovviamente, non vanno in nessun caso avvicinate. Approfondirò meglio il motivo di come ci si comporta quando si pratica parkour nel prossimo episodio, però per il momento ricordatevi sempre che se vedete un cartello con scritto proprietà privata, se date fastidio a qualcuno, se è un monumento, se è una statua, una chiesa, un edificio storico, un qualcosa di pericolante, un posto abbandonato, tutti questi ambienti qui evitateli come la peste, perché è controproducente per voi, nel senso che magari potete iniziare pure ad allenarvi lì, poi succede sicuramente qualcosa, quel posto vi si preclude, voi finite nei guai e l'immagine del parkour si intacca, ma questo lo vedremo nel prossimo episodio. In ogni caso ricordatevi sempre che l'esplorazione nel parkour è alla base, quindi sfruttare questa caratteristica che c'è nella nostra disciplina per cercare altri posti è una routine, è la norma. Nei primi periodi poi in cui inizierete a allenarvi vedrete che proprio l'atteggiamento e la visione della città in cui vivete cambierà, quindi sarà più facile entrare nella concezione di esplorazione, entrare nella concezione di spendere un pomeriggio a cercare un nuovo posto perché avete voglia di esplorare la città. Quindi non preoccupatevi che mano a mano che iniziate, proprio già dal secondo allenamento, riuscirete ad avere una visione un po' più di quelle che sono le vostre possibilità nella città in cui abitate e i posti verranno fuori da soli, gli spot spunteranno come funghi. L'ho detto davvero, sì. Una delle cose che apprezzo di più di questa pratica è proprio il concetto di esplorare la città. È una cosa che non ho trovato in nessun'altra attività sportiva o fisica ed è molto bello perché ti fa spendere dei pomeriggi molto divertenti a esplorare la città, vedere nuovi quartieri, vedere nuove vie, cercare di capire dove porta ogni strada e oltre a darvi una consapevolezza maggiore di tutti gli spazi che avete in città, vi dà di sicuro la capacità di trovare molti più posti dove muovervi e non solo, siccome è difficile trovare uno spot completo. Se esplorate la città, se andate in giro a cercare e a guardarvi attorno, potrete collegare dei piccoli micro spot che magari sono molto vicini tra loro e creano uno spot unico grazie al fatto che avete esplorato e li avete trovati, ok? Quindi se invece di stare sempre sul posto che avete trovato investite del tempo a cercare altro, è possibile che lo stesso spot migliori, cresca e vi dia più possibilità di movimento proprio perché avete trovato altri punti interessanti. Molto bene, anche per oggi ho detto tutto. Vi ringrazio ancora una volta del tempo che avete deciso di spendere a guardare questo video e noi ci vediamo sabato prossimo con la parte 4.